Ma arriviamo al perché sono qui in mezzo alla campagna della Galizia. Sono qui perché sono venuta a trovare il mio ragazzo che ha comprato un anno fa questa casa in Galizia. Basta. Siamo tornati in Galizia. Se vi ricordate, agosto dell'anno scorso ero qui in Galizia con il mio ragazzo perché lui 2 anni fa ha comprato una casa, però ha comprato praticamente una rovina. Quindi cosa sta facendo ora? Sta piano piano ristrutturando la casa in maniera tradizionale e quindi siamo ritornati qua in Galizia. Perché dopo 2 anni che l'ha comprata ancora non è, diciamo, una casa vivibile? Perché lui vuole ristrutturarla con il metodo tradizionale. Quindi la casa che ha comprato è una casa di pietra, fatta praticamente con un muro a secco e voleva seguire questa tradizione. Quindi per quasi 2 anni ha aspettato, ha comprato tutti i materiali, ha fatto il pozzo, l'avete visto l'anno scorso, eccetera, però stava aspettando che arrivasse l'albanile, che sarebbe la persona che lo aiuta a creare la casa, a ristrutturare la casa in maniera tradizionale galiziana. Hanno iniziato i lavori circa 2 settimane fa e già in 2 settimane hanno veramente fatto tantissimo e niente, abbiamo passato qui quasi 3 settimane in Galizia, interruzione che sta passando un trattore. Io ho appena fatto la doccia con l'acqua del pozzo, bella fredda, però i giorni qui in Galizia sono belli caldi, quindi va benissimo. E niente, vi porto con me in questo video a farvi vedere questo bellissimo progetto di Ciro, di Cyrus, e delle meraviglie che sta creando qui. No! Dai Rocco! Doccia fatta! Ciao! Fermo! Quanto è durato? Come sta? Non fa la risegna. Aio! La sera ci mettiamo qui a cucinare, solitamente non mangiamo tanto perché il menù del dia è abbastanza abbondante, diciamo. E niente, mangiamo con il tramonto, che qui è tipo alle 9 di sera, anzi alle 10. Tostata alla catalana. Alla catalana? Alla catalana. La
senza bruschetta proprio. No, alla catalana. Diciamo che questo è il nostro bagno privato. Quando le persone mi dicono ma il tuo van non è scomodo? No, il mio van è comodissimo, soprattutto se lo paragoni al van del mio ragazzo. Il suo non ha niente, ha solo appunto una base di legno e un materasso sopra, basta. E secondo me molte persone quando pensano al mio van pensano anche a questo, che sia solo questo, invece no. Io ho l'acqua che viene dal rubinetto, ho tutte le posate, ho tutti i piatti, ho il bagno dentro, ho la comodità di avere l'armadio, ho la comodità di avere il frigo, ho la comodità, io ho tutto. L'unica cosa che mi manca, diciamo, nel mio van è la doccia interna calda. Quello. Il resto ho tutto, la doccia comunque ce l'ho in generale, invece qua ad esempio per fare la doccia dobbiamo andare al fiume, per andare in bagno, quello è il nostro bagno. Per lavarci la faccia dobbiamo prendere l'acqua dal pozzo e lavarci la faccia. Per mangiare abbiamo, qui una bombola a gas con un cucinino, però siamo qua dentro insomma un po' scomodi, non ci sono piatti, non c'è niente. Quindi questo per farvi capire il mio van, il mio Juanito è comodissimo a confronto insomma di un posto così. Per me è proprio casa il mio van. E questa è la prima volta che vengo qui senza il mio Juanito, quindi è la prima volta che faccio questa esperienza di stare qui in questa casa, che ancora non è una casa, senza le comodità del mio van. Però va bene, ho fatto scout per 6 anni, quindi tutto a posto. Questa è la prima casa che sta facendo. Gli hanno tolto il tetto dall'ultima volta che l'avete vista e ora stanno un po' alzando le mura, facendo le finestre e poi faranno anche il tetto. La prossima volta che sarò qui sarà già ultimata. Queste sono le pietre, le scelgono una a una per grandezza e forma e la mettono poi una a una sul muro. Si aiutano poi con questi fili rossi per fare la linea dritta e qui invece stanno praticamente raddrizzando, comunque tenendo dritto il muro ora che manca diciamo una parte. You wanna say something about your house? I get more happy that I bought it every time I get here. Yeah? The work they're doing is absolutely incredible. Yeah? It's going to be beautiful. It is. Can't wait till it's done. Till I get to work a little bit more on it, finish the inside, do the windows, and have a place to finally put my things and never have to think about them again. Very good. Why are you covering up here? So that the sun and the rain don't destroy them again, because otherwise they end up looking like that. Così che il sole e la pioggia non li distruggano come hanno fatto queste qui, perché le ho appena pulite. Queste sono le piastre che andranno sul tetto, cioè fanno parte del tetto, sono qui da più di un anno, quindi finalmente verranno utilizzate. Qui ci sono altre rocce, altre pietre che però si è reso conto che probabilmente non gli serviranno perché ne ha già abbastanza. Avrà praticamente pietre per fare un'altra casa quasi. Questa invece è la casa principale, cioè quella che in verità era la casa e l'altra è praticamente un porta attrezzi, dove lui ha tolto l'anno scorso il primo piano, per questo sono solo le travi. Non è ancora sicuro di che cosa farà con questa casa perché ci è voluto parecchio a fare la casetta piccola, quasi già 2 anni, quindi probabilmente ci metterà molto di più a fare questa qui, però già sa un po' come muoversi, quindi o la lascia open space o crea un altro piano, quindi farà 2 piani e si vedrà, ma questo sarà un video per l'anno prossimo. Siamo venuti a comprare le pizarras, si chiamano queste, che se lo traduco in italiano c'è scritto su Google lavagna. Penso perché siano fatte forse dello stesso materiale. Sono le tegole che si mettono sul tetto qui in Galizia, sono tipiche galiziane e noi non penso ce l'abbiamo così in Italia.
però deve comprare un altro pallet perché non ne ha abbastanza per la casa, e comunque lo sarà anche nella casa grande. Sono di diverse forme e lui sta lì ora acquistandone una. So what's up? I need an extra pallet of pizarra because I probably bought enough, but I maybe didn't, and it's always better to have more than to have not enough. So 450 euros for a pallet of pizarra, and for the pallet of wood, I think it's 27 square meters of board of castagno, 3 centimeters thick. I gotta pay 324 euros. So with the delivery, which he used to do for free because he had a truck, now he's got rid of the truck, so now I have to pay for delivery. It's like another 50 euros. So I think it's like 830 euros in total for a little bit of supplies. Money goes away. So what's the next stop? We're gonna go and see how much money I have to spend on glass. Glass. Yeah, probably thousands and thousands and thousands of euros on glass because I like windows. Finestre e porta. Anche la porta sarà di vetro. Okay. La porta, yeah, the doors, the windows, they're all going to be glass. All glass. Perfetto. What is it that we need? But I can't do that because I haven't got a big wooden door like that. Stiamo andando a mangiare nel ristorante dei camionisti. Menù a 12 euro. Quindi camion. Wow, sono velocissimi, siamo tornati ora dal pranzo. Hanno messo la terza finestra. Stamattina abbiamo visto che mettevano su l'architrave e esattamente davanti all'altro saranno uguali e ci ha fatto la struttura in legno che andrà dentro. E già da stamattina sono di circa 1 metro sopra, e se vedete ci ha fatto mettere queste lastre piatte, veste di pietra, e dove lui si immagina di mettere dei bei cuscinoni, visto che sono così grandi che ci si può sedere, così da poter ammirare il tramonto che scende di qua, e dall'altra parte, beh, l'alba non si vede, però insomma è una casa che prenderà luce tutto il giorno perché il sole passa così praticamente. E niente, sono bellissime. Poi sarà una casa piena di luce, perché anche la porta sarà praticamente così e rimarrà così, solo con la porta fatta di vetro. E ci sarà una porta che si apre, qui una finestra, forse anche questa mi sa che la fa aprire, questa non si aprirà, però insomma ci sarà luce che entra un po' da tutte le parti. Ah sì, e vuole fare qua su e anche dall'altra parte 2 finestre tonde. Quindi la bellezza è che sarà una vera e propria casa in mezzo alla natura, però dove la natura entra da tutte le porte e finestre. È arrivato il momento di lavarsi i capelli. L'ultima volta li ho lavati 5 giorni fa, quando eravamo a casa degli amici verso il mare, ma se vi ricordate io quando ero qui ad agosto dell'anno scorso ho fatto un esperimento, cioè per 1 mese non mi sono lavata i capelli se non con l'acqua, quindi ho fatto 1 mese solo di lavaggio ad acqua. Cosa è successo? Che i miei capelli, che solitamente si sporcavano prima di questo, diciamo, di questo mese, dopo 2 giorni, ora hanno lo stesso grado, diciamo, di sporcizia dopo circa 4-5 giorni. Quindi questi sono i miei capelli dopo 5 giorni e prima erano così circa il secondo giorno, quindi ogni 2 giorni io più o meno mi lavavo i capelli. Cosa è successo? Semplicemente più lavi i tuoi capelli, più togli via, diciamo più spesso lavi i tuoi capelli, più togli via il sebo, soprattutto dallo scalpo, che poi togliendo via, diciamo, la parte oliosa, quello dice oddio non ho più olio, ne riproduco di più. Quindi praticamente più fai lavaggi costanti e più i tuoi capelli si abituano a creare più sebo. Quindi meno, diciamo, lavaggi, soprattutto togliendo il sebo che fai, non so se mi sto spiegando bene, sicuramente non mi sto spiegando bene, più si abituano e più si riequilibrano e quindi producono meno sebo, quindi si sporcano più lentamente.
Ovviamente io qui vivo anche in campagna, quindi non sono in città, quindi ovviamente in città si sporcano di più con lo smog eccetera, qui ovviamente si sporcano di meno. Dopo quel mese di esperimento appunto ora lavo i capelli ogni 4-5, a volte 6 giorni. A cosa mi è servito? A tantissimo. Uno, i miei capelli sono più lucenti, sono molto meno stressati e io sono anche più libera insomma di godermi più di 2 giorni senza dover stare sempre là a dover lavare i capelli. E ovviamente come sempre uso prodotti naturali, ma questo li uso veramente da anni e quindi i miei capelli erano già abbastanza abituati a delle cose poco aggressive. Me li lavo, non fa freddissimo, ma l'acqua è freddissima perché è l'acqua del pozzo e vediamo come mi congelo. Queste sono le cornici delle finestre che ha fatto Ciro a mano. Bravo Ciro! Ha preso le misure e ora ha già praticamente creato queste, how do you call this? Like It's like a window block. Dei blocchi, sì, che incastreranno dentro il vetro. Se voi vedete sono non arrivano fino alla fine, ce ne saranno 2 e il vetro andrà qui in mezzo e ora li sta livellando bene e li sta posizionando bene, sta guardando quale deve andare dove e niente, oggi siamo andati a vedere il vetro per capire quali sono le misure da prendere e quanto costeranno. Niente, la prossima volta che sarò qui queste finestre saranno già dentro. Next time I'll be here the windows will be on already, right? I don't know about that. No? Maybe not. Perché siamo al 5 maggio, per farvi capire un po' lo spazio temporale dove siamo. Io tra 4 giorni torno in Italia perché ora ci sarà il mio festival e per il prossimo mese e mezzo sarò in Italia, questo lo posso dire perché tanto questo video esce dopo. Sta uscendo il mio libro il 23 maggio, quindi torno in Italia per fare un tour nelle varie città e lui sarà al lavoro. Parte circa il 15 maggio, andrà a lavorare sulle paleoliche, che è il suo lavoro, per circa 6 settimane e quindi ci vedremo praticamente a fine giugno. Io sarò in Italia a fare giri per il tour del libro e lui sarà in Germania a riparare paleoliche e poi ci rivedremo a luglio, quando però la casa sarà finita perché tanto i lavoratori sono indipendenti e lui dovrà continuare a fare i lavori sulla casa. Quindi questi sono gli ultimi giorni, poi ci rivedremo in questa casa tra 1 mese e mezzo, quasi 2. La mia stazione di lavoro, montando il video sullo Sri Lanka. Devo essere attaccata lì, uno lavora qua, l'altro lavora là. Ufficio. Questa ora è la mia vista. Vamos a comer. ¿Estás listo? ¿Ah? ¿Estás listo? Sí. Boom! Let's get it done! Finisce oggi la giornata con cena
cucinata qui fuori, quella è dove dormiamo, nel van di Ciro, e niente, oggi è stata veramente una giornata bellissima, sentite? Questi sono gli unici rumori che si sentono, gli uccellini e a volte, beh, ora c'è il trattore, quindi si sente anche il trattore, però principalmente